Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andremo a vedere assieme, step by step, i passaggi che bisogna fare per ottenere il presunto airdrop di Sui Network. Fermo restando che facendo anche questi passaggi e qualora dovessero rilasciare l'airdrop, non è detto che possiamo venire selezionati tra tutti gli utenti per ricevere questo airdrop. Però qualora facessero il drop e qualora venissimo selezionati, potremmo avere un buon ritorno economico in modo totalmente gratuito. Infatti eseguire questi passaggi che vedrete nel video a noi non costano assolutamente nulla. Ma prima di cominciare vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto e lasciandomi un like ovviamente se il video vi piacerà, ed unirvi anche alla nostra community Telegram qualora abbiate bisogno di ricevere assistenza. Trovate i link in descrizione ad ogni contenuto. E ora andiamo a vedere quali sono i passaggi per ottenere il potenziale airdrop di Sui dopo la sigla. Il primo passaggio da fare è scaricare l'estensione del wallet Sui. Vi lascerò comunque il link in descrizione per scaricare da link verificati. Comunque cercate Sui Wallet, e per me è un'estensione per Chrome, si clicca su aggiungi proprio come si è fatto col classico MetaMask e si va a creare il wallet di Sui. Una volta che avete creato il wallet di Sui, e mi raccomando salvatevi le parole segrete in caso di ripristino, vedete che c'è scritto richiedi DevNet Sui token, quindi si clicca su questo tasto e si riceve 0,05 Sui. Da sottolineare, questi sono token di test, quindi privi di valore, non sono il vero airdrop. Secondo passaggio, si deve scaricare Suiet Wallet, un altro wallet di Sui. Facciamo esattamente come abbiamo fatto prima, aggiungiamo l'estensione e andiamo a creare il wallet. Perfetto, una volta che abbiamo creato il wallet e anche qua abbiamo salvato le nostre parole segrete, vedete che siamo anche qua in DevNet e anche qui per ricevere il drop dei token privi di valore, vi ricordo che questi sono privi di valore, bisogna cliccare su airdrop e come vedete anche qua abbiamo ricevuto 0,05 Sui. In questo caso possiamo cliccare airdrop ogni 5-6 secondi per avere dei token in più per fare queste operazioni, perché essenzialmente prima che venga rilasciata mainnet, per ricevere questi fantomatici airdrop bisogna interagire con le DApp che sono state create. Come in questo caso noi stiamo creando due wallet, faremo delle transazioni, minteremo un NFT, insomma parteciperemo a questa fase di test e qualora decidessero di lasciare l'airdrop potremo essere selezionati tra i tanti per ricevere questo premio. Facciamo passare un po' di secondi, come vedete già ho 0.1, adesso 0.15, sì, 5 secondi bisogna attendere. Si può arrivare fino a 0.2, dopodiché non potremo chiedere ancora questo drop prima che siano trascorse 6 ore, ma comunque ci basta lo 0.2. Ora ci spostiamo di nuovo sul wallet Sui, clicchiamo qua sopra dove andiamo a copiare il nostro indirizzo, ci spostiamo sul wallet Suiet, clicchiamo su Send, andiamo a inserire l'indirizzo che abbiamo copiato precedentemente, andiamo a inserire l'ammontare, quindi metto 0.19 e clicco su Send. Ora attendo che la transazione venga eseguita e arrivi sull'altro wallet. Come potete vedere in pochi secondi è arrivato, quindi abbiamo già interagito con due wallet, abbiamo fatto addirittura una transazione. A questo punto non ci resta che andare ad mintare un NFT, andiamo su DApp e clicchiamo su Mint NFT. Aspettiamo che si colleghi il nostro portafoglio e in questo caso in automatico andremo a mintare un NFT. Volendo possiamo anche interagire con altre DApp, ad esempio su NFT Mint, clicchiamo, si apre questa schermata dove andremo a connettere il nostro portafoglio e a mintare un altro NFT. Inseriamo i campi, cerchiamo un'immagine qualsiasi su Google, andiamo ad esempio a cliccare questa e in alto andiamo a copiare il link e lo andiamo a incollare in questa schermata. Clicchiamo su Create, approviamo la transazione, arrivata a questa schermata clicchiamo sul nostro portafoglio, copiamo l'indirizzo, lo andiamo a inserire all'interno di questo form e clicchiamo Transfer.
Firmiamo di nuovo la transazione e attendiamo. Anche se è apparsa quella schermata che poteva sembrare un errore, se clicchiamo sul wallet, andiamo su NFT, vedete che abbiamo l'esempio che abbiamo mintato prima e poi il Mauri NFT che ho appena mintato. Successivamente potete collegarvi a Bluemove, il marketplace NFT che vi ho presentato qualche giorno fa all'interno di un mio video. Andate su Launchpad, andate su Launch e provate ad acquistare un NFT sempre utilizzando i token fittizi che abbiamo nel wallet Sui. Ovviamente la maggior parte sono già tutti sold out, bisogna fare la caccia a questi che devono essere lanciati. Vedete anche quanto tempo ancora bisognerà attendere per poterli acquistare, bisogna essere abbastanza veloci. L'importante ovviamente sono i passaggi precedenti, ma più si interagiscono, più interagiamo con queste DApp e questi marketplace, più abbiamo possibilità di essere selezionati per avere l'airdrop. Comunque non sono passaggi questi fondamentali, quelli fondamentali sono state le transazioni e i 2 mint precedenti, però più ne facciamo meglio è. Un altro passaggio che possiamo fare è andare ad acquistare un'identità digitale decentralizzata all'indirizzo Sui Name Service. Comunque vi lascerò tutti i link in descrizione. Andiamo a inserire un nome casuale, Mauri ad esempio, clicco su ricerca, vedete che è disponibile, connetto il wallet, vado a inserire la mia password e vado ad acquistare questa identità digitale. Clicco su approva, ovviamente mi dà errore, la rete probabilmente è intasata, voi provateci comunque anche se avete più tempo magari di fare diversi tentativi e portare a termine anche questo task. Tornando sul nostro wallet, cliccando sempre su DApp, possiamo andare anche a provare queste applicazioni disponibili al momento, come ad esempio Ethos e tutte le altre app. Possiamo interagire, perché vi ricordo che è meglio l'interazione con più DApp possibili che troviamo all'interno di questo wallet. Connetto il portafoglio, accetto la firma e vado a completare il gioco. Terminata la nostra partita, clicchiamo su claim, approviamo la transazione, vediamo se in questo caso si riesce a terminare. Perfetto, siamo riusciti a terminare almeno questa task. Possiamo poi ritornare sul nostro portafoglio, andare a cliccare su Got Beef, andare a provare questo gioco di scommesse, mi pare. Clicco un attimo sulla traduzione, sì, gioco di scommesse. Clicchiamo su un uomo, diamo il titolo alla nostra scommessa, Mauri, descrizione, ciao, dimensione e valuta, mettiamo 0,001. Alla voce indirizzo del giudice possiamo mettere il nostro wallet, mentre indirizzo dei giocatori andiamo a utilizzare altri 2 indirizzi. Un altro indirizzo potrebbe essere quello che abbiamo creato su Yet e l'altro address possiamo eventualmente andarlo a prendere dal canale Discord. Il canale Discord lo prendiamo su sui.io, clicchiamo su community, clicchiamo su Discord e accediamo al loro canale. Chiediamo di essere invitati, andiamo su DevNet Faucet, andiamo a copiare un indirizzo qualsiasi, tanto in questa sezione DevNet Faucet vanno a condividere i loro address, ci spostiamo sulla DApp e andiamo a incollare il secondo indirizzo. Dopodiché andiamo a cliccare collegare sui portafoglio, andiamo a connettere, crea scommessa, approviamo e attendiamo. Perfetta, la nostra scommessa è stata creata e anche questa DApp l'abbiamo utilizzata. Possiamo poi andare a interagire con il marketplace Keepsake, questo qua che troviamo dove c'è il panda. Colleghiamo il nostro wallet e andiamo a creare una collezione NFT. Seleziono ovviamente delle immagini a caso, vado a completare tutte le descrizioni, vado a cliccare su Create Collection, vado ad approvare la transazione e attendo la creazione della mia collezione. Una volta che abbiamo terminato le nostre interazioni più possibili, ovviamente non ci resta fra l'altro aspettare il lancio della mainnet, il lancio dell'eventuale drop e vedere se siamo stati selezionati tra i fortunati.